Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retro Computing 2024 con Sergio Gervasini, che non è una novità all'interno del canale perché l'abbiamo già intervistato l'anno scorso in occasione dell'altro Varese Retro Computing. Ciao Sergio. Ciao Medeo. Di che cosa mi vuoi parlare oggi? Allora, vi parliamo di quelle tre macchine che abbiamo deciso di portare oggi, perché noi quando portiamo delle macchine vogliamo sempre raccontare un minimo di una storia, se vogliamo. In questo caso la storia è un po' quella di Steve Jobs. Sappiamo benissimo che ha fondato la Apple, sappiamo benissimo che l'ha fatto assieme a Steve Wozniak. Quando hanno cominciato hanno fatto una scheda che si chiamava Apple 1, e che vabbè insomma ne hanno venduti pochi, quei pochi che sono rimasti sono diventati rarerrimi. Sì, esatto. L'ultimo pare che vada via $1 milione, quindi vabbè, chi ce l'ha adesso si fa bei soldi. Esattamente. Se c'è qualcuno che ce l'ha e lo vuol regalare, siamo qua. Noi siamo pronti. In effetti io ho una scheda clone, cioè replica dell'Apple 1, però è una replica, insomma, non è l'originale, insomma, ecco. Purtroppo. Però subito dopo l'Apple 1 cosa hanno fatto? Hanno fatto l'Apple 2. No, l'Apple 2 che qui purtroppo vediamo spento, ed è spento perché stamattina funzionava benissimo, poi naturalmente come succede nelle migliori famiglie... È il bello della diretta, È il bello della diretta, comunque è una macchina che ha più di 40 anni, quindi diciamo che ci può stare che magari dopo un paio d'ore di funzionamento possa dare qualche numero, insomma. Beh, ma tanto te sei sicuramente in grado di sistemarlo. Sì, beh, lo sistemeremo sicuramente. Questo è proprio un Apple 2, cioè uno dei primissimi che sono usciti. Poi dopo la serie Apple 2 in effetti ha proseguito, ci sono stati gli Europlus, ci sono stati gli EE, ci sono stati i Platinum, ce ne sono andati avanti fino agli anni 90 a farli, quindi comunque sia è una macchina longevissima se vogliamo. Però questo è il capostipite, quindi questo è proprio da cui è la macchina da cui è nata la Apple fondamentalmente. Cioè, l'Apple 1 sì, ok, è stata la nascita vera, ma quando ha cominciato a far soldi li hanno fatti con l'Apple 2. E se non sbaglio, se mi ricordo bene dall'anno scorso, se no poi la taglio questa scena, l'anno è il 1977, erano usciti il PET, il TRS 80 e l'Apple 2. Esattamente. No, non ho guardato, non ho guardato. Mi ricordavo da quello che avevi detto l'anno scorso, anzi se cercate nel canale trovate l'intervista di Sergio Gervasini dell'anno scorso. L'anno scorso si parlava delle macchine che nel 77 crearono un'epoca, qui invece parliamo delle macchine che ha creato Steve Jobs, o quantomeno in cui è stato coinvolto in una certa maniera. L'Apple 2 quindi lo consideriamo di nuovo il capostipite di tutta una serie di macchine che alla Apple hanno realizzato e che è andata avanti fino agli anni 90, come dicevamo. Altra macchina fondamentale dell'evoluzione della Apple è il Macintosh. Il Macintosh venne presentato nell'84 durante il Super Bowl e venne fatto un filmato pubblicitario, chiamiamolo così, che era molto particolare per l'epoca, denominato 1984, vedi caso. Il regista fu Ridley Scott. Quindi era una cosa oltretutto dirompente per l'epoca, perché comunque fare pubblicità al Super Bowl nessuna azienda di computer l'aveva mai fatto. C'era riuscita proprio la Apple. E lo fece la Apple. Secondo, questa macchina era considerata una rivoluzione, perché era la prima macchina destinata a un mercato di massa che aveva interfaccia grafica, aveva un mouse e quindi era già tutta integrata a un lettore di floppy, tutto integrato per poter funzionare e avere un'interfaccia grafica. E su c'è un simulatore di volo? Quello che stiamo facendo girare in questo momento è il Flight Simulator, il classico Flight Simulator che esiste in N versioni e varianti su quasi tutte le piattaforme esistenti. C'è anche per il Macintosh, prima serie. Anche questo è una prima serie comunque sia, cioè quindi il primissimo. Il primissimo dei Macintosh. Primissimo dei Mac. Mi ricordo ancora, e un giorno mi piacerebbe riprodurla, la scena con cui Steve Jobs presentò il primo Mac. Allora, lui era, a parte vestito tutto in ghingheri col farfallino, si presentò sul palco, c'era una specie di cubetto con una borsa in mano, aprì la borsa, tirò fuori il Mac, attaccò la spina, dal taschino estrasse un floppy, lo cacciò dentro e fece partire la demo, senza dire una parola. Era bellissimo. Tra l'altro una nota a margine, la Apple prima del Macintosh aveva fatto il Lisa. Il Lisa era però una macchina estremamente costosa e con delle potenzialità abbastanza scarse, se vogliamo.
nel senso che era lenta, perché comunque la quantità di grafica che gli avevamo messo dentro era molto pesante. Anche questo era abbastanza lento, però costava molto di meno, e quindi ecco perché ha cominciato ad avere un successo. Tenendo comunque presente che la versione originale aveva 128K e con 128K non ci facevi quasi nulla. Tant'è vero che dopo poco fecero l'espansione a 512 e incoraggiarono gli utenti del 128 a fare un upgrade per farla andare a 512. Che si poteva fare all'interno del computer stesso? No, ti davano un'altra motherboard. Ah, devi proprio cambiare tutta la motherboard? Assolutamente sì. Ok. Però glielo davano a un prezzo talmente stracciato per cui praticamente quasi tutti lo fecero. Quindi i pochi Mac 128K che sono rimasti in giro sono veramente rari. Sì, diciamo. Sono rari, adesso sono diventati rari. Altra macchina con cui coinvolgiamo Steve Jobs è invece una macchina di quando lui se ne andò dalla Apple. La macchina di cui parliamo qui è la Next, o meglio in particolare Next Cube, dalla forma naturalmente. No? Da quando è stato cacciato dalla Apple? Sì, che poi lì è sempre discutibile, il cacciato se n'è andato, insomma è chiaro che quando si litiga tra soci poi prima o poi qualcuno se ne va, solitamente succede. Lui se ne andò dalla Apple, creò questa società Next, progettò quindi queste macchine qua. Tra l'altro questa è la seconda versione del Cube, perché la primissima versione aveva dei dischi magneto-ottici, non hard disk, cosa che li rendeva non molto affidabili, diciamolo chiaramente. Tant'è vero che appunto arrivarono dopo e ritornarono un attimo sui loro passi usando degli hard disk più normali, tra virgolette. Ma in particolare questa Next che portiamo qua l'abbiamo ricreata come replica della Next su cui è nato il World Wide Web. È nato il www. Il www è nato su una Next al CERN di Ginevra nel 90, e su questa macchina abbiamo replicato la macchina sia col software che sta girando in questo momento, quindi noi qui vediamo adesso le pagine che sono proprio quelle originali di internet. La prima pagina internet della storia. La prima pagina internet della storia. Anzi, che poi è girata sul Next. Sul Next. Non solo, abbiamo replicato anche quel bigliettino che si vede lì. L'adesivo. Che è mezzo stracciato, ma volutamente nel senso, all'epoca l'hanno mezzo stracciato. Hanno cercato di toglierlo. Però il concetto era che quando svilupparono il software su questa macchina, era ovviamente un software che doveva girare 24 ore su 24, perché si parla di essere online su internet. Sì, no? cioè, un server deve sempre stare acceso. E quindi deve essere un server. Siccome però era sulla scrivania di Tim Berners-Lee, e glielo spegnevano ogni tanto, e allora lui ci appiccicò questo bigliettino e diceva: questo è un server, non spegnetelo. Se spegnete questo, spegnete internet. Esattamente. Te li vedi i ragazzi di oggi, se gli spegni internet che cosa fanno? E quindi vabbè, lui appiccicò questo bigliettino che poi venne mezzo strappato, però insomma le foto che lo riportano dell'epoca è proprio fatto in quella maniera lì. E noi abbiamo voluto proprio replicare esattamente la macchina su cui è nato il web. E quindi eccola qua. Eccola qua. Bellissima anche questa. Grazie mille Sergio. Grazie a te Amedeo. Bellissima presentazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!